Il metodo Ikigai. Come trovare la propria ragione di vita. Trovare la propria ragione di vita, trovare il proprio modo di essere, quella cosa che ti fa alzare al mattino. Ecco, esiste un metodo, si chiama il metodo Ikigai, un metodo giapponese per trovare la propria via, trovare la propria passione, trovare quella cosa che manca da rendere un potenziale lavoro. Ti hanno sempre detto fin da piccolo: trova quella cosa che veramente ti piace fare, falla per tutta la vita, trova un modo per monetizzarla e non lavorerai mai un giorno nella tua vita. Ecco, una persona come me ha sempre cercato di trovare quella passione, quella cosa, quel fattore da dire: mi alzo la mattina e sono contento di farlo indipendentemente da quanti soldi ci faccio, eccetera, eccetera. I giapponesi, che normalmente in realtà sono molto analitici, hanno trovato questo metodo in realtà molto semplice da fare, chiamato Ikigai, ovvero ragione di vita, ragione di essere, per cui con un semplice quaderno e una penna si può trovare la propria ragione di vita in qualche minuto. Quindi vi spiego com'è il procedimento. Mi raccomando, prendete una penna, una matita o quello che volete e un quadernino oppure un pezzo di carta. Vi sconsiglio di farlo al computer. Questi tipi di lavori, tutti questi tipi di introspezione, lavori di introspezione in cui si cerca di capire qualcosa di se stessi, è sempre meglio farli con carta e penna. Io odio carta e penna, uso tutto sul mio Mac, uso tutto sul mio computer, sul mio tablet, quindi li detesto perché sono sempre in giro, eccetera, eccetera, però non sono cose da conservare, sono cose di cui fare esperienza e basta, non è una cosa che ti devi ricordare. Quando la capisci è una cosa che poi ti rimane. Dunque prendi carta e penna, qualsiasi, poi puoi anche buttarlo via e fallo. Prendi carta e penna e sono a disegnare 1, 2, 3, 4 cerchi, utilizza un compasso se non riesci a fare i cerchi perfetti, ma chi se ne frega, falli come capitano. E su ognuno di questi 5 cerchi bisogna scrivere delle azioni, scrivere qualcosa. Sul primo cerchio in alto scrivi tutto ciò che ami fare, tutto ciò quello che ti piace. Io ad esempio ho fatto due tipi di Ikigai diversi, ho fatto un Ikigai complesso e un Ikigai semplice. Ikigai complesso, ovvero scrivendo tutte le cose che mi venivano in mente, un Ikigai semplice invece ho scritto semplicemente la prima cosa che mi veniva in mente, oppure un riassunto di tutte le cose. Ad esempio in quello complesso ho scritto: mi piace cantare, mi piace giocare ai videogiochi, mi piace insegnare, mi piace educare, mi piace fare sport, mi piace fare yoga, eccetera, eccetera. Invece in quello semplice ho scritto insegnare, perché alla fine quello che mi piace fare, quello che faccio sui social è educare, dare quello che la mia crescita la insegno ad altri. Nel secondo cerchio invece ciò di cui il mondo ha bisogno. Che cos'è secondo te, non secondo quello che ti hanno insegnato. Mi raccomando, è una cosa tua. Non pensare a cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa dovresti scrivere. No, scrivi quello che pensi esattamente te, ciò di cui il mondo ha bisogno. Ad esempio, io, non farti condizionare dalla mia scelta, ho scritto responsabilità. Secondo me il mondo ha bisogno di imparare ad essere più inclusivo invece che esclusivo, pensare che tutto il resto fa parte di me e che io faccio parte di tutto il resto. Nel terzo cerchio, quindi quello in basso, qualcosa per cui ti pagano, qualcosa per ciò per cui ti pagano, una professione, che cosa può essere? Tutte le cose in quello complesso, io ho scritto tutte le cose per cui vengo pagato. In quello invece semplice ho scritto una cosa in generale, tipo social media, per cui vengo pagato. E invece in quello a sinistra è ciò che sai fare bene. Cos'è che sai fare bene? Scrivile tutte, oppure se fai un Ikigai semplice scrivine una che magari è un riassunto di tutto. Io ad esempio in quello complesso ho scritto insegnare, ho scritto crescita personale, ho scritto allenarmi, ho scritto stare bene, eccetera, eccetera. Tante cose, in realtà non me le ricordo neanche tutte. E invece in quello semplice ho scritto crescita. Sono molto bravo a imparare e ad applicare molto velocemente. Ora, se voi notate, questi cerchi qua insieme hanno creato delle parti intermedie tra un cerchio e l'altro, dove ovviamente va la somma di quei due cerchi lì. Ad esempio, tra il semicerchio, quella forma strana che si è creata tra ciò che ami e ciò di cui il mondo ha bisogno, lì cercate di fare una somma, una sintesi delle due cose, una uguale all'altra, fate un piccolo ragionamento e trovate qual è quella cosa lì. Quella cosa lì è la propria missione. Ciò che in Ikigai si dice la missione, ovvero ciò che ti piace fare e ciò di cui il mondo ha bisogno, diventa una tua propria, vera e propria missione. Tra ciò di cui il mondo ha bisogno e ciò per cui ti pagano si crea una vocazione, ovviamente. Tra
ciò per cui ti pagano e ciò che sai fare bene si crea una professione, e tra ciò che sai fare bene e ciò che ami si crea invece la tua passione. Ora, se tu fai questo ragionamento, perdici un po' di tempo, perdici anche un'ora, non c'è nessun problema. Ricorda che è un lavoro di introspezione che si fa una volta e poi ti fa capire molto di più di te. Ora dovresti avere 4 fattori: passione, missione, vocazione e professione. Quando unisci queste 4 cose, passione con missione, nel mezzo dovresti trovare qualcosa che è piacere a pagamento ma senza un compenso economico. Quindi qualcosa che ti fa star bene ma da cui non ricevi soldi, quindi non puoi sopravvivere. Tra la missione e la vocazione, se tu li unisci, trovi emozione, gratificazione ma un senso di incertezza. Quando unisci vocazione e professione, quelle cose che voi avete scritto o quella cosa che avete scritto, è forse meglio sintetizzare a un'unica azione o un'unica cosa, viene una comodità perché ti fa guadagnare soldi ed è qualcosa che ti fa stare bene, nel senso che è qualcosa che senti che il mondo ne ha bisogno, quindi lo porti. Ti fa stare bene, comodità, ma ti dà un senso di vuoto, non ti sembra di fare qualcosa di più grande o qualcosa che ti fa stare, qualcosa che ami. E se unisci professione e passione, quelle cose che hai scritto le unisci in una cosa sola, fai una sintesi, trovi la soddisfazione ma un senso di inutilità, perché ovviamente non stai contribuendo alla società, non stai contribuendo all'evoluzione dell'essere umano, perché ricordate, come dice Ray Dalio in Principles, alla fine il scopo di una persona è di portare a livello esistenziale l'essere umano a un livello successivo. Quando unisci queste passione, professione, vocazione e missione, fai una sintesi, dovrebbe venire il tuo Ikigai, ovvero la tua ragione d'essere, la tua ragione di vita. Dunque, piccolo ragionamento, potete farlo complesso, potete farlo semplice, in realtà questa è una cosa mia, io ho voluto provare a farlo in diversi modi. Consiglio, non fatevi influenzare dal vostro karma, come si dice nello yoga, non fatevi influenzare da ciò che avete imparato in passato, ciò che avete pensato fosse una cosa giusta da scrivere, eccetera, eccetera. Secondo consiglio, come vi ho detto, scrivetelo a mano, non scrivetelo sul computer. Terzo consiglio, dedicateci un po' di tempo, è una cosa vostra, non serve che ve la ricordiate a memoria, quando la fate una volta è più che sufficiente. Quarto consiglio che vi do, non sempre creare sintesi è così scontato. Metteteci un po' di tempo, provate anche a chiedere a qualche vostra persona che vi conosce più di tutti qual è secondo loro la sintesi di quelle due cose, perché loro magari lo vedono da una prospettiva diversa della vostra, e provate semplicemente a creare una sintesi senza pensare alle altre. Concentratevi su un cerchio alla volta e se dovete creare la sintesi, ad esempio, tra ciò che ami e ciò di cui il mondo ha bisogno, non pensate a come potrebbe essere la cosa che esce. Concentratevi solo su quella cosa lì, una cosa alla volta e poi le cose tutte insieme. E l'ikigai in realtà io non l'ho ancora trovato, nel senso che, e questo è l'ultimo consiglio che vi do, nel senso è, questi esercizi sono molto utili, sono molto comodi, ma ricordate che l'essere umano non è una macchina. L'essere umano è molto di più di ciò che il mondo fisico e il mondo mentale è. È vita, è tutto racchiuso in un corpo che in realtà è semplicemente un limite. Quindi è difficile imparare qualcosa di cui veramente ti piace, quindi qualcosa di non fisico, tramite un esercizio così mentale e logico. Ovviamente può essere molto utile, quindi consiglio a tutti di farlo, un po' di lavoro di introspezione sicuramente è comodo, però non è sicuramente la chiave. Io il mio Ikigai non l'ho ancora trovato, sebbene ho fatto 2 esercizi da giorni che ci ragiono, però ho voluto comunque condividere con voi questo percorso. C'è tanta gente che invece a livello logico riesce a trovare la cosa che gli piace o avere la conferma che magari è la scrittura, il mare, oppure non so, il cucinare, il cibo. Io in realtà non l'ho ancora capito, non l'ho ancora trovato. Le mie parole che sono venute fuori sono molto complesse, sono parole molto profonde e quindi il mio Ikigai non viene fuori così facilmente, ed è lo stesso motivo per cui finora con tutti i lavori di introspezione che ho fatto non l'ho ancora trovato. Ricordate che spesso, come dice Steve Jobs, i puntini vanno uniti all'indietro invece che cercare di pensare sempre al futuro e di progettare. Va bene progettare, ma non va bene neanche essere una macchina. L'essere umano ogni giorno deve fare una cosa diversa, ogni giorno non deve essere monotono, va bene sviluppare routine, come ho detto nei miei video, ma ogni giorno dovrebbe essere un po' diverso.
perché se no vuol dire che stai facendo tutto completamente in pilota automatico. Il pilota automatico è un macchinario, è un computer, ma non è un essere umano. Il bello di essere umani è che puoi fare le cose consciamente, puoi fare le cose in modo conscio e consapevolmente e scegliere ogni giorno che cosa fare. E dunque se ogni giorno posso scegliere cosa fare, non è detto che oggi la mia passione o quello che voglio fare nella mia vita, il mio scopo, sia quello di 10 anni fa o quello di tra 10 anni. Quindi oggi ho visto anche un TED Talk di un ragazzino di un ragazzo che parla di come ha trovato la propria passione e ha appunto detto, e lui insegna adesso a tutti nel mondo a trovare la propria carriera, ha detto che in realtà non è tanto la passione che bisogna rendere un lavoro per non lavorare tutta la vita, anzi, secondo i suoi studi ha notato, e tutte le università con cui ha collaborato eccetera hanno notato, che la propria passione in realtà non porta a avere grosso successo in fare quello che si fa, anzi a volte si va a odiare la propria passione, quindi non è talmente consigliato. La passione è semplicemente uno dei fattori per cui scegliere che cosa fare. E quindi che cos'è che bisogna fare? Esplorare, quindi cercare di capire e di fare più cose possibili, fare esperienza. Quando hai esplorato, trova quella skill, quell'abilità o quelle skill che ti piace fare e quali tue passioni ti possono aiutare nel capire che cos'è che vorresti fare tutti i giorni per diventare un maestro in quella cosa. E quando hai trovato quella skill, cerca un problema nel mondo, nella società o nelle persone attorno a te da risolvere con quelle skill che hai sviluppato. Quindi esplora, trova quello in cui sei bravo e quando hai trovato quello in cui sei bravo risolvi un problema. In questo modo porti l'umanità a evolversi a un livello successivo. In questo modo riesci a essere veramente felice. Alla fine l'altruismo, come dicono i filosofi dell'antichità, è l'unica cosa per cui non ci si pente mai di fare. Quindi ragazzi, quello che vi consiglio è questo. Va bene fare un lavoro di introspezione come l'ikigai, ma in realtà secondo me non c'è una parola, una chiave, una lettera, un qualcosa che aiuta a capire il senso della propria vita. È semplicemente essere presenti nel momento, ogni giorno fare quello che si vuole fare, avere una missione va bene, usare le proprie passioni va bene per capire che cosa imparare, ma l'importante è diventare bravi in qualcosa, esplorando, facendo tante esperienze, diventare bravi, sviluppare delle abilità e aiutare più persone possibili facendo quella cosa lì che sappiamo fare il meglio possibile. Quindi fare quello di cui c'è bisogno in modo felice, imparare a essere felici nonostante quello che si fa. Questa secondo me è la chiave. Quindi imparare a essere felici, imparare a essere soddisfatti nonostante quello che si fa e poi fare quello di cui c'è bisogno. Do what's valuable. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, come trovare la propria passione e nonostante questo io la mia sto ancora cercando, probabilmente unirò i puntini al contrario quando sarà il momento. Bene ragazzi, grazie mille, scrivetemi nei commenti se avete qualsiasi domanda e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! E ragazzi, volevo dirvi un'altra cosa prima di concludere il video. Vi avevo detto che non ho trovato il mio Ikigai. In realtà più o meno ho capito qual è il mio Ikigai. Sto facendo il corso di yoga di Sadhguru e mi sta facendo fare un lavoro di introspezione molto molto intenso. E diciamo che guardando anche alcuni dei suoi video ho notato che lui alla domanda come posso scegliere la mia carriera, come posso scegliere la mia passione, eccetera, ha risposto in un modo che mi ha fatto pensare molto. Ed è: non c'è una cosa giusta da fare o non fare, non c'è una cosa giusta nella vita, una scelta giusta. Semplicemente quello in cui si pone la propria vita, la propria energia, ci si dedica, qualsiasi cosa, anche se piccola, può diventare una cosa grande, può diventare una cosa magnifica. Quindi non c'è una scelta giusta o una scelta sbagliata. Semplicemente fare scegliere qualcosa di cui il mondo ha bisogno e portarla magari che ti piace, come vi ho detto, o magari in cui sei già bravo, e fare il necessario. Anche perché non ha senso fare qualcosa che altre persone dicono di fare. Ognuno è unico, ogni essere umano è unico, quindi non ha neanche senso paragonarsi ad altri o fare quello che gli altri dicono. Ognuno ha la propria vita e devi semplicemente trovare espressione di te stesso in quello che fai. E ha detto una frase che è molto molto bella, dice lo stupido fa quello che non gli piace fare e vive una vita mediocre o una vita in cui soffre. Una persona intelligente fa quello che gli piace fare
e vive una vita discreta. Ma il genio sceglie di fare ciò che serve e di farlo con gioia. Quindi semplicemente, indipendentemente da quello che si fa, essere appassionati di tutto. Lui dice perché scegliere una passione? È un modo constipato di vivere la vita. Alla fine si è appassionati di tutto, bisogna essere appassionati di tutto, non trovare mi piace, non mi piace, eccetera. Capire che ogni cosa può essere bella se la vive con esperienza propria in modo bello. Quindi trovare la propria passione in tutto e semplicemente dunque scegliere che cosa fare in base a quello che è necessario e di farlo indipendentemente dalle condizioni esterne, farlo con gioia e con piacere. Dunque, in breve, non c'è una parola, ma ho capito che non ho una passione specifica. Ogni giorno cambio idea, ogni giorno quello che mi piaceva ieri non è quello che mi piace oggi e non sarà quello che mi piace domani. Quindi non ha neanche senso concentrarsi sul fare una cosa per forza. A me piace tutto, mi piace qualsiasi cosa. Se ci metto un po' di energia e un po' di passione in tutto, in realtà tutto mi viene abbastanza bene e riesco a farlo con piacere. Quindi che cos'è il mio Ikigai? Il mio Ikigai è semplicemente crescere, il mio Ikigai è semplicemente... A me è sempre piaciuta l'attenzione e il mio obiettivo fin da quando ero piccolo è stare davanti ai riflettori e essere ascoltato dalle persone. E quindi che cosa sto facendo io? Io mi sto preparando, sto crescendo perché nel momento in cui avrò attenzione, nel momento in cui sarò sotto i riflettori, vorrei saper dire e dare un messaggio importante, dare qualcosa di meaningful, qualcosa di valore, invece che non essere nessuno e avere semplicemente l'attenzione senza un senso. Quindi dare valore, aiutare le persone, ispirare, tutte quelle cose che vi ho detto prima, ispirare, insegnare, educare, evolvere, sensibilizzare, eccetera, eccetera. Quindi prepararmi a quel momento lì. Quindi diciamo che il mio Ikigai potrebbe essere questo, la crescita. E dunque ecco qua, volevo solo condividere questo. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e grazie per aver guardato.